Ciao, benvenuti in Remoto Garage. In questo video parleremo di come scegliere la mescola giusta. Scenderemo nel dettaglio di quelle che sono le offerte di Pirelli per quanto riguarda il campo di applicazione racing. Abbiamo il Diablo Superbike Slick e il Diablo Supercorsa SC V2 che invece è l'intagliato. Abbiamo deciso di fare questo video al fine di aiutarvi e di fare un attimino di chiarezza su quelli che sono i vostri dubbi e per aiutarvi a scegliere la gomma migliore, la mescola migliore in base alle temperature che potrete trovare nelle vostre pistate. Quindi quando scegliamo un SC1 partiamo dai parametri. Allora, temperatura bassa, tracciato mediamente severo, pneumatico prevedibile e circuito con avvallamenti. Allora, temperatura bassa è naturale, quando troviamo una temperatura del tracciato bassa è consigliabile utilizzare l'SC1. Tracciato mediamente severo, dipende dalla grana dell'asfalto. Pneumatico prevedibile, pneumatico che ci permette di avere più feeling sull'anteriore, quindi piloti che scelgono di avere una guida con tanta spinta sull'anteriore vogliono avere un anteriore che gli dà un buon segnale di quando ci sono le perdite di grip, può scegliere l'SC1 e un circuito con avvallamenti. Avendo una mescola un po' più morbida coppierà meglio gli avvallamenti e quindi anche qualche perdita di grip viene un attimino più coperta da questa mescola morbida. Per quanto riguarda l'SC2 sale la temperatura elevata, scegliamo l'SC2, un pilota più aggressivo quindi spinge molto di più sul freno, tiene molto di più la moto frenata fino all'ingresso in curva, avrà bisogno una mescola un pochettino più dura. È una mescola che ci permette di avere stabilità e precisione di guida, perché naturalmente muove meno, si schiaccia meno. La SC3, mescola hard, è una mescola più dura, naturalmente la caratteristica principale di questa gomma sarà quella di durare di più rispetto alle altre due ed è ottima per circuiti molto impegnativi per l'anteriore o per un pilota che ha una guida molto aggressiva sull'anteriore o circuito dove ci sono delle discese, delle staccate da fare in discesa e abbiamo bisogno di avere una stabilità in più su questa gomma anteriore. Ora andiamo a vedere il posteriore. Ci vengono proposte 4 mescole, quindi una mescola in più. La SC0, una mescola soft, quindi molto morbida, una SC1, una mescola media, una SC2, una mescola un po' più dura e una SC3, anche qui la soluzione più dura che ci viene offerta dalla Superbike Slick. Parliamo di quando scegliere quindi questa mescola. La SC0 è la mescola più morbida, sarà la gomma che ci permetterà di fare il tempo, proprio perché è la più morbida. La si utilizza quando ci sono asfalti lisci e temperature elevate. La SC1 è la mescola media, si posiziona tra la 0 e la 2, la si utilizza quando c'è un asfalto più abrasivo e una temperatura elevata. In sostanza si utilizza la SC1 quando l'asfalto non ci permette di utilizzare la SC0 oppure non abbiamo la moto con un assetto che ci permette di utilizzare la SC0. Passiamo alla scelta della SC2, rimane la mescola più dura rispetto alla 1, la si utilizza quando l'asfalto è abrasivo, un asfalto parecchio abrasivo, la temperatura si sta cominciando ad abbassare e abbiamo bisogno soprattutto di avere più durata. La SC2 è quella che ci permetterà di fare un long run, di fare una prova per riuscire a capire il consumo su il numero di giri più alto. La SC3 Super Hard, soluzione più dura del panorama Pirelli, asfalto più abrasivo e temperature molto più basse. Sono gomme che si utilizzano per fare gare di durata endurance oppure in paesi nordici dove le temperature cominciano ad essere proibitive per le altre mescole. Passiamo ora all'intagliato racing di Pirelli, Diablo Supercorsa SC V2. Ci vengono proposte con le stesse mescole dello Slick. L'unica differenza è che non abbiamo a disposizione la mescola SC3, quindi la mescola più dura. Abbiamo un'ottima alternativa che è la Supercorsa SP e la Supercorsa DSB, che comunque è una gomma che è omologata anche per utilizzo stradale. Adesso che siamo in grado di scegliere la mescola giusta, vediamo di capire un attimo quale scegliere tra le due gomme, se scegliere di scendere in pista con una slick oppure con un'intagliata. Naturalmente la gomma intagliata sarà la gomma che ci fa ritrovare la moto con il comportamento di guida più vicino a quello che è lo standard che usiamo tutti i giorni con una gomma stradale. Invece per quanto riguarda la gomma slick, per come costruita, ci permetterà di raggiungere un angolo di piega maggiore e quindi
il comportamento della moto sarà leggermente diverso. Certo è che la durata che troviamo con il pneumatico slick sarà superiore, proprio perché comunque scelta la mescola giusta sarà la gomma che ci permetterà di fare più turni, più giornate di pista. Per quanto riguarda poi l'intagliato invece rimane comunque una gomma performante, ha un grip importante anche lei, però naturalmente la caratteristica sarà quella di trasmetterci un feeling molto simile al pneumatico utilizzato tutti i giorni per strada. Bene, abbiamo detto tutto in questo video e speriamo che possa esservi stato utile. Ci vediamo al prossimo nostro consiglio. Buon divertimento, ciao!